Ho giocato il nuovo character pack di Total War Warhammer 3 e voglio condividervi la mia esperienza di campagna lunga e lo farò presentandovi una panoramica completa di tutti i nuovi contenuti in arrivo. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in un nuovo video anteprima. Come al solito, nel rispetto del vostro tempo, ecco un troppo lungo, non guardo, in cui vi riassumo tutti i contenuti di questo DLC a 5 euro, che è in arrivo il 21 maggio del 2026. Il DLC di Bashiva introduce la sua nuova fazione, gli Artigli della Tigre Bianca, guidati ovviamente da Bashiva stessa in quanto Lord leggendario. Inizieremo nella Valle dei Titani, fra il Gran Katai e le Montagne del Lamento. Una delle varie particolarità di questa nuova fazione è essere da subito legati a Zhao Ming, il signore di Shanyang, il drago di ferro. Ciò viene rappresentato da alcune meccaniche speciali che da un lato ci limiteranno gli arruolamenti e i potenziamenti nonché il cap degli eserciti, dipendenti da un power up legato a una nuova risorsa, ma che al contempo ci permettono anche di attribuire degli emblemi speciali alle nostre unità non di uomini tigre. Per quanto riguarda gli uomini tigre avremo a disposizione un lord e un eroe più 3 unità e in contemporanea la particolare carovana degli uomini tigre con un lord carovaniere unico. La campagna in Imperi Immortali è abbastanza scarna a livello narrativo e ha degli obiettivi molto casuali, i quali trovano una risoluzione nelle due condizioni di vittoria, anch'esse per nulla corpose. È una campagna differente dalle solite del Gran Katai, ma potrebbe non piacere a tutti. Oltre al contenuto a pagamento arrivano anche delle rielaborazioni di meccaniche, eroi e alberi delle tecnologie per il Gran Katai, insieme a un eroe leggendario, Tao Yan. Dunque vi ho dato tutte le informazioni in breve, io vi ringrazio, se siete soddisfatti lasciatemi un mi piace e magari un commento con le vostre opinioni, ma se invece non siete ancora sazi e bramate nuovi dettagli, seguitemi in questa caccia alla panoramica dettagliata, come al solito, dritto al sodo. Il gameplay di Bashiva è abbastanza impegnativo, soprattutto nei primi turni. Iniziamo in un'area infestata di ogre, giustamente, le Montagne del Lamento, e subito veniamo ricompensati con alcune dinamiche proprie alla fazione, che a volte mi sono sembrate però ridondanti. Voglio andare con ordine e fare un po' chiarezza. La prima delle due risorse in questione è quella delle reliquie, che potremo ottenere conquistando relativi insediamenti contrassegnati nella mappa strategica. Potremo poi dedicare tali reliquie alla corte della tigre. Avremo 3 scelte. Dovremo dedicare 5 reliquie a ogni sentiero etico-filosofico legato al divino e alla tradizione. Ognuno di essi ci fornirà determinati potenziamenti. Gli insegnamenti di Kamau, il primo comandante degli uomini tigre che si ribellò ai perniciosi, sono concentrati sul lato più offensivo dei potenziamenti alle nostre unità e ai nostri eserciti. Ogni 3 reliquie poi potremmo sbloccare una benedizione che può essere sia passiva su tutta la fazione oppure che permette di attivare un potenziamento a tutti gli eserciti comandati da un uomo tigre o da Bashiva. Nel caso di Kamau si tratta di concedere caccia e reintegro del 15% del movimento dopo una vittoria in campagna strategica. Altrimenti abbiamo un'abilità attivabile che permette di colpire un esercito nemico bloccandogli il 50% della capacità di movimento, evitando che possa ritirarsi, facendolo iniziare in battaglia senza fiato e ritardando del 50% l'arrivo dei suoi rinforzi. La profezia della Tigre Bianca è concentrata sulla riduzione di perdita di vigore, su una passiva Cacciatori del Branco che è un potenziamento molto forte, la disciplina e la fedeltà ottenuta più la quantità di unità che possiamo ottenere dagli alleati. Ci permette di ottenere anche più rinforzi dalle abilità dell'esercito, che appunto ci garantiscono di avere rigenerazione, limite di guarigione in battaglia aumentato, attivabile per un turno, oppure per tutti gli eserciti in tutte le battaglie l'arrivo di rinforzi di ferro, permettendo alle nostre unità antigrande, gli artigli di ferro, di essere evocate in battaglia. Infine, la via dei 1000 dei ci permette di aumentare la difesa
corpo a corpo, la resistenza fisica e ridurre la durata dei reclutamenti in tutta la fazione, oltre che ci dà la possibilità di evitare qualsiasi penalità diplomatica, reintegrare in territorio nemico oppure cancellare la resistenza agli incantesimi e silenziare completamente un esercito nemico. Inoltre, tutti questi potenziamenti alla Corte della Tigre andranno, livello dopo livello, ad aumentare la percentuale di bonus, ma soprattutto al garantire degli effetti unici ai nostri nuovi edifici. E appunto, parlando delle nuove costruzioni, ci sono delle similitudini con le altre fazioni del Katai, eppure ci sono grandi novità legate non solo alla corte ma anche alla struttura. Non temete, il sistema dell'armonia rimane intatto provincia per provincia. L'unico edificio militare sarà quello dell'esercito dei guerrieri tigre, mentre gli eserciti di Shanyang saranno infrastrutture militari. E voglio sottolineare anche che per le altre fazioni del Katai invece è l'opposto, ovvero la nuova catena degli uomini tigre diventa un'infrastruttura militare viola. Noi avremo un cap alle unità che non potremo alzare con gli edifici, ma con una meccanica separata, ed è il momento che ve ne parli. La seconda risorsa che avremo a disposizione con Bashiva è il favore del ferro. Tale risorsa può essere guadagnata sconfiggendo i nemici di Zhao Ming, verso il quale abbiamo appunto un sacco di bonus determinati dagli effetti di fazione. Questo perché in realtà Bashiva è il comandante giurato dei guerrieri tigre che sono stati accolti proprio dal drago di ferro, e quindi la sudditanza è integrata all'interno dei sistemi di gioco, un po' come nel caso di Malus e Malekith. E qui abbiamo i lati oscuri del DLC. Mi spiego peggio. La meccanica si chiama eserciti di Shangyang e qui potremo, come nel caso dei nani del caos, spendere una risorsa e aumentare il cap di determinate unità, che attenzione, non sono tutte le unità del Katai, come potete ben notare. Avremo 5 fasi che dovremo sbloccare completando dei piccoli obiettivi. Ogni fase ci porterà allo sblocco delle insegne, l'aumento di alcuni cap e addirittura altri miglioramenti per gli edifici che sono, attenzione, viola, quindi non quelli economici ma quelli militari. Ci verranno inoltre conferiti degli oggetti leggendari, ma attenzione perché ogni livello ha dei prerequisiti, partendo appunto dall'ottenere il favore del ferro che potremmo usare per le insegne o emblemi dir si voglia. Sono dei potenziamenti che possiamo attribuire alle nostre unità e che dovremo acquistare con il favore del ferro, esattamente come il cap di ogni tipologia di unità, e potremo aumentare anche il cap dei nostri eserciti. Tutte le spese del favore del ferro scalano, quindi più spendiamo più dovremo pagare. La via migliore per ottenere molto favore del ferro è seguire gli obiettivi di Zhao Ming, e questa meccanica purtroppo è il chiodo sulla bara di questo contenuto, perché hanno preso la meccanica delle taglie dei regni degli ogre, che non è mai piaciuta a nessuno, e l'hanno traslata per questa meccanica. Ancora mi devo spiegare, soprattutto per chi non ha mai idea perché non ha mai giocato gli ogre. Ci vengono dati degli obiettivi che hanno una determinata quantità di turni per essere accettati e completati. Tali obiettivi sono completamente casuali. Certo, possiamo continuamente rifiutare gli obiettivi che non ci piacciono e aspettare che il turno seguente ne compaiano di nuovi, ma sono sempre estremamente casuali e non ci ricompensano adeguatamente. A volte ci verranno date delle unità che potremmo reclutare istantaneamente, ma sono molto rari gli obiettivi che ci permettono di ottenere tali unità, esattamente come sono molto rari gli obiettivi che non si accavallano tra di loro. E quello che mi è capitato in questa campagna è stato di ricevere tanti obiettivi a Kathmandu, che voglio dire può essere anche abbastanza a tema con il DLC dell'Inde e del Katai, ma che non ha minimamente favorito l'accelerazione dell'effetto valanga, lo snowball in campagna.
diventando più che altro uno slop ripetibile che mi stavo trascinando dietro. Non mi è piaciuto per nulla dover ripetere ancora più forzatamente la meccanica degli ogre all'interno di una dinamica che lo richiede, perché dovremo completare tot volte questi obiettivi di Zhao Ming, non solo per ottenere il favore del ferro, ma anche per avanzare nel livello di potenziamenti e quindi sbloccare più unità, più emblemi e miglioramenti militari. Non finisce qui, perché in realtà prima vi parlavo di contenuti riciclati ed effettivamente le carovane sono ridondanti. Sono il solito sistema che il Katai ha già a disposizione con alcune piccole migliorie. Per esempio, potremo avere soltanto dei guerrieri tigre Sawai, lord speciali molto simili ai lord che possiamo già reclutare come comandanti d'armata, che andranno a proteggere le carovane di Zhao Ming. Il sistema delle carovane è molto scarno in vanilla, ma devo sottolineare dove effettivamente c'è del merito. In questo caso i nuovi carovanieri del Katai ottengono non soltanto dei nuovi eventi, ma anche delle nuove ricompense personalizzate che non sono previste per le altre fazioni del Katai. Quindi avremo a disposizione nuove unità per tali eserciti carovanieri e nuovi artefatti per tutta la fazione. Alla lunga dovremo rivisitare i soliti luoghi, ottenendo però non artefatti ma un sacco di soldi o un sacco di favore del ferro. Dunque diventa una meccanica, quella delle carovane, abbastanza utile all'inizio, ma parte integrante della nostra economia nel mid e late game. Infatti le fasi finali del gioco ci vedranno spendere una caterva di favore del ferro, ma generarne altrettanto, così da rendere praticamente inutili i cap di eserciti e unità, prevedendo che una campagna molto lunga, oltre i 100 turni, possa in realtà diventare estremamente ripetitiva, un grind costante di risorse. E voi direte: Tiranno, sei matto? Ma quanto ci vuole per arrivare a questi turni? Beh, lo potete scoprire con me in diretta live. Iniziamo stasera con il primo episodio in anteprima della miniserie campagna con Bashiva al leggendario molto difficile, perché ci vogliamo tutti del male, vero? E continueremo poi anche nel martedì strategico di domani. Però intanto vi voglio raccontare com'è andata in questa campagna da 90 turni che ho fatto e quali sono state le cose che più mi hanno lasciato interdetto. Forse è meglio partire sempre dai lati peggiori e poi guardare ai lati migliori. Mi aspettavo prima di tutto la presenza di capisaldi, landmark in giro per il Katai, soprattutto al villaggio degli uomini tigre. Esattamente come mi aspettavo che avrebbero aperto un minimo l'Ind, il continente dell'India di Warhammer su Mallus. Però no, la mappa non è stata toccata. Tale situazione ha generato delle complicazioni non da poco. Eh sì, perché noi veniamo catapultati contro dei nemici veramente tosti. Prima di tutto gli ogre, poi Gringor. Sì, ce l'ho fatta a battere il grande orco nero matto con il grugno nel pugno e il pugno nel grugno. Però che fatica. E subito dopo gli obiettivi ci portano a combattere contro i nani del caos. Nella mia partita è stato Sail il senza fede a diventare una grande minaccia. È riuscito a papparsi tutto il nord del Katai, spingendo Miao Ying a Wei Jin. E qui ho scoperto che i due draghi che non sono Zhao Ming li possiamo confederare, andando a recuperare il grande bastione e picchiando i barbari a casa loro. Come mi sono spinto molto verso ovest, menando pure gli elfi, che cosa buona e giusta, alla ricerca delle reliquie, sì, ma anche della risoluzione degli obiettivi della campagna lunga. Più che altro ho smattato tantissimo dietro agli incarichi, gli obiettivi di Zhao Ming, che per molti turni non riuscivo a soddisfare proprio perché mi toccava cestinarli uno dopo l'altro. Certo, mi mandava a Matorca o alla ricerca di Scrag a caso, quindi cosa avrei dovuto fare? Se gli obiettivi fossero meno randomici e impazziti e un pochino più soddisfacenti nelle unità e nelle ricompense che ci vanno poi a fornire, beh, sicuramente la campagna ne gioverebbe. Non preoccupatevi, perché tutti questi feedback li sto dando alla Creative Assembly. Lo sapete, sono diventato partner e ciò mi permette di portare direttamente dei problemi alla fonte, agli sviluppatori.
Quindi se avete qualcosa da scrivere lasciate un commento, anche in differita se recupererete questo video in futuro, perché raccogliamo tutti i feedback e li portiamo direttamente a casa Creative Assembly. Però, ironico o meno che sia, a ogni lato oscuro corrisponde un lato lucente, lo yin e lo yang, l'armonia del Gran Katai. Infatti ritengo che questo DLC sia stato un primo buon esperimento finora. Comprendo che avessero la necessità di trovare un design riciclabile ma personalizzabile per la fazione. Voglio anche sottolineare che ci sono delle invasioni del caos a rotazione fra i 4 dei perniciosi, legate tutte quante alla missione principale di Bashiva, che ha 2 battaglie in carico, una per ottenere un artefatto molto forte, un'altra per concludere l'arco narrativo. Tutto sommato direi che mi è piaciuta abbastanza l'esperienza della campagna. Mi aspettavo magari non sarebbe stata così breve anche la vittoria lunga. E come già detto ci sono state delle meccaniche che mi hanno fatto storcere il naso, ma nulla di tragico. Mi sono piaciute molto le unità per le loro animazioni e per il bilanciamento delle statistiche, per il fatto che comunque mantengono una loro unica identità. Bashiva ha degli ottimi strumenti e finalmente è un lord leggendario capace di dimostrare la sua leggendaria prodezza contro l'insieme di unità di fanteria, detonando senza pietà tutte queste unità, una grande difficoltà per i lord leggendari che non hanno a disposizione una cavalcatura. Le sue animazioni, come quelle degli uomini tigre, il sound effect, il design dell'audio, sono fenomenali come sempre. Non ho incontrato nemmeno un bug questa volta rispetto a Tides of Torment. Non rimane che parlare dei contenuti gratuiti per tutti. Tao Yan, eroe leggendario, una cupa e tetra esecutrice della volontà di Shan Yang e di Zhao Ming, una grande tiranna degli eserciti del Katai, la quale sarà estremamente forte contro le unità grandi e darà un sacco di buff sia alla nostra campagna sia al nostro esercito. Assieme a lei arrivano anche la rielaborazione dell'albero delle tecnologie, adesso diviso in militare e provinciale, quindi economico e politico, capace di ridistribuire un sacco di bonus all'interno della grande strategia del Katai. Al contempo non ci sono più delle tecnologie che daranno un bonus alla ricerca, ma c'è stata una rielaborazione anche degli editti provinciali, oltre che degli edifici e dei vari bonus. Tutti questi piccoli cambiamenti saranno spiegati meglio nella patch note che verrà rilasciata il 21, assieme anche a tutti i vari cambiamenti relativi agli alberi delle abilità di tutti gli eroi del Katai, che hanno visto un paio di aggiustamenti abbastanza importanti, soprattutto per i lanciamagie. Voglio evitare le disanime al dettaglio di ogni statistica, gli approfondimenti su queste piccolezze, perché altrimenti il video verrebbe infinito. Io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui, ma non abbiamo ancora concluso. Lo sapete, io tocco le recensioni con i guanti di velluto e questa non vuole assolutamente esserlo. Lo ripeto anche oggi, io detesto i voti su scala, quindi non li do mai a prescindere. E anzi vi devo chiedere scudo perché il titolo di questo video è abbastanza memetico, no? Il TM di Tiranno Matto di Trademark, la grande verità. Adesso parlo io. Sono io, insomma, che faccio il guitto e prendo in giro chi è solito usare i titoli del genere. Lo vedrete sempre più spesso qui sul canale tra titoli e miniature. Facciamoci una risata, no? Tornando invece al video panoramica di oggi su Total War Warhammer 3, il DLC di Bashiva, non vi voglio e non vi posso consigliare o meno questo DLC. Vi posso però dire cosa mi ha lasciato, come ho fatto finora. Sono curioso di sapere voi come la pensate. Sono riuscito a stimolarvi un po' di spirito critico? Aspettavate queste tigri? Oppure siete reduci di questo mio video showcase in cui parlavo della mod gratuita sul workshop? Pensate che il DLC Character Pack di Bashiva sia riuscito a reggere il confronto? Siete dell'idea che questo sia un buon esperimento per il futuro, per non lasciar morire la saga fantasy di Total War Warhammer? Lasciatemi un commento con le vostre opinioni, dai, parliamone un po'. Anche oggi sono arrivato alla fine, ce l'ho fatta. Questo è quanto. Tiranno Matto out e alla prossima.